Ciao, salve a tutti e ben ritrovati. Il narcisista ti sequestra la mente e i sensi quando? Il narcisista è maestro in questa magia di sequestrarti l'anima e la mente ed anche i sensi. Purtroppo ha gioco facile con chi ricerca personalità come la sua. Per chi è affascinato, si lascia affascinare da personalità manipolative, naturalmente senza rendersi conto di avere a che fare con personalità manipolative. E sono molte queste personalità. Tante volte non si è consapevoli di avere una certa struttura di personalità. Ultimamente i riflettori sono tutti e sempre puntati sul narcisista, salvo qualche video, anzi più di qualche video, tanti video li ho dedicati personalmente a parlare anche del concorso in causa della vittima e di quello che talvolta è un grado di misconosciuto narcisismo della vittima stessa del narcisista, nel suo senso ad esempio di onnipotenza, che è quello di pensare di poter salvare o di poter cambiare il narcisista e di finire così con il ricevere alla fine un po' del suo amore. Questo non per dire che la vittima sia altrettanto e sempre narcisista, ma che a volte ci sono elementi narcisistici, tratti narcisistici latenti anche in una vittima di un manipolatore narcisista o se non narcisista con una personalità similare. E naturalmente non certo per sminuire gli abusi narcisistici che non vanno assolutamente, chiaramente sminuiti, ma assolutamente condannati. Purtroppo non solo il grado di autoconsapevolezza di noi è basso, devo essere franca, così come quello di conoscenza di noi stessi. Si parla tanto di empatia e siamo tutti convinti di essere empatici. Anche il narcisista tante volte è convinto di essere empatico, proprio così, e fa ridere, no? Ma è così. Ma pensiamo che anche il nostro grado di intelligenza, parlo di noi italiani ad esempio, è veramente e sconsolatamente molto molto basso. Mi riferisco, per capirci meglio se si vuole, al quoziente di intelligenza, e non a caso si parla di analfabetismo funzionale, che poi sarebbe più semplice definirla semplicemente ignoranza e stupidità, ma si cercano sempre gli eufemismi per ingentilire o per mostrare che si sta dicendo qualcosa di nuovo. Se si ha difficoltà a leggere e capire e a interpretare un testo, e non solo un testo, si può tranquillamente parlare di scarsa intelligenza, se non di stupidità, anche se sembra brutto. Quindi se il quoziente di intelligenza medio dell'italiano è 95, che sarebbe più o meno quello di un ragazzino, significa che siamo messi veramente molto male. Non è fortunatamente il mio caso, ma ci vuole veramente poco, ma veramente poco per superare questo valore, non di poco ma di tanto, e pensiamo che il quoziente di intelligenza medio di una persona laureata si aggira sui 100-105, quindi è sempre molto molto sconsolante. E a quanto pare, in base a degli studi, negli ultimi decenni il quoziente di intelligenza si è abbassato di molti punti, di 10-11 punti, e si parla addirittura di 14 punti negli ultimi 150 anni. Il fatto è che si viene spinti in ogni modo alla pigrizia, soprattutto mentale, e se la mente non si allena non possiamo pretendere di essere o di diventare intelligenti. Perché ho fatto questa digressione? E ogni tanto concedetemi qualche spiegone, come lo chiama un'amica del canale, un commento o un pippone. Perché faccio questo discorso? Perché molte volte si cade vittima di un manipolatore sicuramente perché non c'è sufficiente conoscenza di cosa sia la manipolazione, ma adesso comincia ad essercene molta di conoscenza sul narcisismo, e molto, oso dire, si deve anche a Tu e Dio Narcisismo Amore, che ha sviscerato in migliaia di video con migliaia di contenuti inediti sulla manipolazione affettiva, da quando praticamente non si sapeva nulla di cosa fosse un manipolatore affettivo e il narcisismo patologico. Sono contenta che tanti di voi abbiano modo di salvarsi grazie a questa conoscenza, ma non pensiamo di essere a posto così. Molti a volte dicono o scrivono: io ormai so tutto sul narcisismo, i narcisisti, e i narcisisti quindi non mi fregano più.
Attenzione, perché anche loro sanno di te ormai e sanno che tu sai, e come parlavo nei video in cui spiego chi è quello che io definisco il narcisista del nuovo tipo, del terzo tipo, i manipolatori si fanno furbi e non è solo questione di sapere, ma anche del grado della tua forza psichica interiore. E un concetto che non è abbastanza compreso, fatto proprio, è che queste facoltà, come tutte le facoltà umane, vengono sì apprese, ma devono essere allenate come fossero degli organi interni. Se questi organi non li alleni, tenendoli vivi e in forma, non funzioneranno come dovranno quando ne avrai bisogno. Un manipolatore, narcisista o sociopatico o perverso, maligno che egli sia, ti sequestra la mente e l'anima in un momento di debolezza. Non solo e tanto quando semplicemente tu non sai, ignori. Quindi non basta semplicemente imparare la lezione, occorre tenere allenata la mente oltre che lo spirito e naturalmente anche i sensi. Per questo faccio il discorsone anche sulla nostra intelligenza che è così scarsa, perché è tutto un organo che deve funzionare di concerto e che dobbiamo tenere desto e ben funzionante. Corpo, mente, cuore, sensi, spirito, anima. Ti abbraccio forte, sempre felice di leggerti. I tuoi racconti, i tuoi punti di vista e anche le tue domande, i tuoi dubbi. Insieme siamo certamente molto molto più forti. Ti abbraccio forte e ci sentiamo presto, naturalmente. Un abbraccio, ciao, ciao, ciao.